pericoloso e così Ferrara si concede la libertà di fluidificare per dare una mano al tridente che non punge. Fioccano le ammonizioni per il gioco troppo maschio e chi incappa nel doppio cartellino giallo è Stefano Pellegrini, che raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Per quanto riguarda l'andamento del primo tempo, ci sono numeri favorevoli per questa Roma che deve difendersi in 10 ormai? È difficile commentare i primi 45 minuti, anche se adesso il risultato per noi ci interessa mantenerlo così, anche siamo in 10, però non bisogna considerare questo fatto di essere rimasti in 10 che per noi ci danneggerà sicuramente. Radice è buon profeta. In 10 preferisce il centrocampista Piacentini a Rizzitelli, togliendo a Föller, sempre più solo, l'inoperosa spalla foggiana. Alemão e Crippa sono gli unici ad avere una marcia in più di tutti e lo si nota con molta evidenza. Il brasiliano costruisce portando palla, ma sa anche opportunamente andare a chiudere in occasione di contropiedi pericolosi. Se Alemão corre a 1000 ed offre palloni buoni da sfruttare, chi più concretamente conclude è l'altro cursore, Crippa, che procura al Napoli il rigore del pareggio e a Maradona l'opportunità nel trasformarlo di segnare il gol numero 100 da quando gioca in Italia. Bigon aiuta gli azzurri ad organizzare un gioco più geometrico, mandando in campo Mauro al posto di Fusi, che ha poco lavoro da sbrigare. Ma chi inventa il gol del 2-1 è quel diabolico Careca che alla Mortensen, ricordate l'inglese che nel 48 beffò l'Italia tirando in porta dalla linea di fondo? Bene, sorprende l'essere fatto Cervone nella maniera che vedete e che avete visto da altra angolazione. Cambia qualche marcatura, per Maradona con Tempestilli che lo controlla a distanza, è più facile liberare al tiro l'infaticabile Crippa che Cervone ferma irregolarmente. Per il gol 101 della serie Maradona, dal dischetto, Diego, contrariamente a Paganini, concede il bis. A questo punto diventa un Napoli più sciolto, più armonico, che piace addirittura e che fa melina, per concludere con lo show personale di Diego, al quale i 70.000 di San Paolo tributano l'applauso che merita. Ho visto che ha incrociato il presidente Viola, Sì. ci dite qualcosa? No, ci siamo fatti gli auguri e basta. Lui mi ha promesso che mi darà una bella notizia domenica prossima, poi vediamo. Eccomi qua. Buonasera presidente Viola. Ci avviciniamo dietro Mascetti, non so, pensavo parlava con il suo direttore sportivo sulla partita, qualcosa che non va, oppure mi dica lei. Bisogna sorridere perché qualcuno ha vinto, no? Ci sono delle persone che gioiscono, ci sono persone che invece si rammaricano di un qualche cosa. E lei presidente? Ma io personalmente posso dire solo una cosa, a difesa della mia squadra, che con 2 rigori contro e con un'espulsione c'era ben poco da sperare. Spera Fellaino in domenica prossima. Ma che lui speri su di noi, io me l'auguro che succeda perché soprattutto ci speriamo noi, no? Comunque anche il campionato è stato riaperto. 9 giornate al termine, fianco a fianco, corpo a corpo Milan-Napoli. Io penso che sia a questo punto eccitante anche per il tifoso più neutrale sapere come andrà a finire al di là della palla di vetro. E oggi abbiamo avuto una conferma che da qui alla fine del campionato possiamo anche noi dire la nostra. Guardate queste immagini. C'è chi fa esercizio di quel razzismo che genera violenza rischiando persino l'osso del collo. Acrobazie per mettere uno striscione offensivo, sfide rusticane. E questo sarebbe il calcio? Ecco Ferrara, tu sei un grande amico di Maradona, Diego proprio non ce l'ha fatto a venire. No, se non è venuto vuol dire che stava molto male. Il Napoli comunque anche senza di lui non ha mai perso. Beh, non ha mai perso, speriamo naturalmente di continuare anche oggi. Walter Zenga, non c'è il tuo amicone Maradona. E questo è un peccato perché la gente avrebbe meritato Maradona in campo perché è un grande giocatore. Trapattoni, ciao, non c'è Maradona? No, Maradona io credo che ci sarà. A spionaggio andiamo male. In compenso funzionano i pompieri che ammainano lo striscione della vergogna. I robot della violenza vorrebbero magari che Bigon e Trapattoni si picchiassero. Illusione. La schiena di Maradona non si è piegata ed in campo c'è Mauro. L'Inter recupera un Matteus non al massimo ma sempre efficace. Careca se la vede con Bergomi.
C'è appena il tempo di guardarsi in faccia ed il brasiliano con una volata si beve tutta la difesa dell'Inter e consegna agli archivi questo capolavoro che però resterà l'unica perla di una partita che per il Napoli si rivelerà deludente. Il brasiliano ballerà soltanto una volta. De Napoli gioca su Breme, fonte della manovra nerazzurra. L'Inter manda avanti tutti i propri uomini e va anche vicino al pareggio. Ma in questa prima fase non c'è molta lucidità e la difesa del Napoli tiene bene. Viene annullato un gol di Berti. L'Inter ha la sensazione di poter passare, ma dovrà aspettare il secondo tempo. Il Napoli si salva in alcune circostanze in maniera rocambolesca. Intanto, per fargli paura, Crippa manda qualche messaggio minaccioso a Zenga. Berti vorrebbe fare il Careca, i difensori del Napoli vengono superati come birilli, ma Giuliani salva. Il Ministero della Difesa è preoccupato. Nel secondo tempo occhiatacce del trap e pareggio immediato. Autogol di Ferrara sul cross di Matteus che metterà il piedino in 2 dei 3 gol nerazzurri. I napoletani contestano. Indovinate chi si frega le mani. Facile, no? La Santa Chiesa dice che saranno 3 e subito dopo il centro lo fa Klinsmann. A San Siro il Napoli ha preso 5 gol di testa in 15 giorni, quasi un record. Il trap ce l'ha con qualcuno. Nonostante sia tempo di carnevale, Agnolin non raccoglie e gli annulla questo gol per una questione ginnica. Sul 3-1, segnato da Bianchi, dopo la prodezza di Giuliani sul tiro di Klinsmann, la partita praticamente termina. C'è spazio per alcune facce di una tranquilla domenica di tensione. Il Napoli a Milano non ci verrà più per quest'anno. Serena e Zenga verranno squalificati. Azeglio Vicini, commissario tecnico del Nazionale, il campionato è finito oggi. Ma non so, manca ancora 3 giornate, ma è stata una giornata abbastanza indicativa per la verità. Questo Milan in effetti è irresistibile. Ma io ho visto l'Inter oggi, quindi commento la gara dell'Inter che ha avuto dopo il gol subito una grande reazione. Giovanni Trapattoni, avete giocato per il Milan? No, noi abbiamo giocato per noi stessi, visto che poi avremo il derby e semmai vedremo il distacco a quel punto lì fra noi e loro e appunto la nostra speranza è di fare noi la corsa e non sicuramente a favore degli altri. Bigon, perdere il primato dopo 25 domeniche? Fa un certo effetto, a dire la verità, anche perché ci eravamo abituati a star lassù. A questo punto deve scattare la molla che così ci spinga di nuovo a fare di tutto per tentare di recuperare questa posizione. Se il Milan continuerà ad andare con questo passo ci toglieremo il cappello, ma questo lo faremo solo a fine anno. Per il momento non deponiamo sicuramente le armi. Ping pong di emozioni fra San Siro e San Paolo, dove il Napoli va in vantaggio sul Genoa in apertura di ripresa e aggancia il Milan. Il gol è di Francini. Ma quando i rossoneri hanno già rimontato, pareggia il Genoa con l'uruguaiano Ruben Pass lanciato da Signorini al 35esimo. All'ultimo minuto, quando il Milan ha già vinto, vince anche il Napoli con un gol di Zola, 2-1. Schillaci gioca per il Napoli, Virdis gioca anche per il Milan. Certo, l'affetto che mi lega è tanto per il Milan, quindi giocherò anche per il Milan. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Giuliani. Nello stesso minuto in cui a Torino Schillaci mantiene la promessa fatta a Maradona in nome del Sud, il portiere napoletano sbarra la strada agli alleati milanisti, ma alla fine il Lecce merita dal Milan lo stesso grazie che Diego rivolgerà alla Juve. Sì, ringrazio tutta la Juve che ci ha dato una mano, ci abbiamo avvicinato al Milan. In questo momento gira tutto bene per la Juve. Speriamo che finisca quando vengono loro a Napoli. Inizialmente sospinto più dalle radionotizie da Torino che dal suo centrocampo, il Napoli nel primo quarto d'ora corre anche qualche rischio da Moviola, come nella circostanza con Corradini, oggi libero, in affanno scivolato su Pasculli.
Poi, pur soffrendo dell'assenza di Careca, trova con Crippa, Mauro e De Napoli il carburante giusto per un Maradona che gioca necessariamente più avanzato del solito e un tantino meglio del solito, anche se l'attenta marcatura di Garzia gli ha dato fastidio quanto la schiena dolente. Da lui i guizzi più pericolosi del Napoli, che comunque nel primo tempo non può che accontentarsi dello 0-0, anche per l'ottimo pressing di copertura predisposto da Mazzone. Ma dopo una settimana difficile, Bigon si dice soddisfatto anche dei primi 45 minuti. Questi ragazzi oggi sono stati molto precisi, puntuali tatticamente. Più nel secondo tempo forse? Nel secondo tempo erano un po' più sciolti, devo dire, hanno cercato con più convinzione la vittoria. Probabilmente questa è la molla che da qui in avanti dovrebbe far scattare questa squadra verso l'alto. La molla dell'aggancio temporaneo al Milan scatta quando Carnevale decide che dopo 2 mesi di astinenza è proprio ora di tornare a segnare. Peraltro l'invito di Mauro è squisito. L'ottimo Crippa potrebbe chiudere il conto subito, ma la conclusione non è pari al suggerimento maradoniano. E visto che Giuliani si oppone anche alle punizioni argentine di Barbas, Mazzone ci prova con l'ungherese rinunciando a Moriero. E Vince va per scodellare subito a centro area una palla che rompe un'altra astinenza, quella di Pasculli, grande amico di Maradona. Aver trovato questo spunto vincente di Pasculli, penso che il Lecce ha fatto veramente una grossa impresa oggi. Ecco, Vince va e fai segnare, è sembrato. Sì, questi sono gli episodi fortunati degli allenatori, come quando vengono criticati, che c'è un cambio che poi magari la partita precipita. Penso che col gol di oggi hai fatto pace con i tifosi, ma forse hai perso l'amicizia di Maradona. No, guarda, sono contento perché sono tornato al gol. Logicamente, questo è il mio lavoro, questo che devo fare in campo. Ho parlato con Diego, logicamente le battute sempre stanno, ho detto, proprio con noi dovevo fare gol. Anche i ricchi piangono dunque? Perché? Anche il Milan può perdere? Ma sì, il calcio ha dimostrato ancora una volta che è bello per questo, perché non c'è una squadra imbattibile nel mondo. Per me rimane una squadra fortissima il Milan, non è che questo cambia nulla, però ci voleva questa sconfitta del Milan per quelli che dicono di essere gli intelligenti del calcio. Per esempio? No, per esempio quelli che dicono che il Milan era imbattibile. Io vedo le trasmissioni in televisione e sembra che il Milan era di un altro pianeta, no? Questo dimostra che dobbiamo stare tutti quanti con i piedi per terra. L'aggancio a quando? Ma magari io lo vorrei domani, però domani è impossibile. Allora Diego, la schiena stava bene, la testa stava bene, il Napoli ha giocato una grande partita, però? La testa è sempre stata bene, non è che possa cambiare domenica in domenica, la testa è stata sempre bene, la schiena un pochettino meno bene in queste ultime 2 partite, però il Napoli è andato molto bene, purtroppo giochiamo bene, non facciamo punti, prima giocavamo malissimo e facciamo tutte e 2, per quello un'amarezza grande, anche perché il Milan ha perso tutte e 2 le partite e noi non abbiamo approfittato. Il Napoli finisce per perdere una delle migliori partite disputate e questo attenua solo in parte l'amarezza per l'occasione perduta di agganciare il Milan. Il merito va a una Sampdoria che, nonostante le assenze, oltre a Vialli e Pellegrini, ha dovuto rinunciare anche a Cerezo. Oggi le ha azzeccate tutte e soprattutto a Pagliuca, che è riuscito a bloccare da campione il bombardamento di Carnevale e compagni. Ne è uscito un incontro a livelli eccellenti. Il Napoli, tonico, ben messo in campo e mai in difesa, dà subito più di un brivido alla Sampdoria. Poi comincia il festival delle occasioni di Careca, che inducono la formazione di Boscov a usare di più. Le opportunità migliori toccano a Salsano, ma la difesa napoletana riesce a sventarle. I duelli più interessanti, più che in difesa, emergono a centrocampo, dove Alemao fa la differenza per il Napoli, ma i doriani hanno intessuto una efficace ragnatela. A sbloccare il risultato è Beppe Dossena, che chiude con un bolide leggermente toccato da Corradini, un'azione esemplare rifinita da Mancini.
Il Napoli non si arrende e comincia un altro festival di grandi occasioni che Carnevale non riesce a trasformare. È così alla fine del primo tempo, quando Pagliuca si oppone di piedi. E all'inizio della ripresa, quando la Samp appare più prudente e gli uomini di Bigon decisi a pareggiare. Ci riescono dopo 5 minuti con Careca, che da posizione angolatissima riesce a segnare un gol di marca, dei suoi insomma. Carnevale, forse un po' sfiancato dal lavoro a tutto campo compiuto nel primo tempo, ci riprova ancora, ma Pagliuca è deciso a mostrare a Vicini che un posto al mondiale lo merita anche lui. La Samp soffre, ma dopo 20 minuti piazza il colpo del KO. Mancini su punizione offre un pallone d'oro a Lombardo che non sbaglia. Maradona prova a stimolare l'orgoglio suo e della squadra. Le mischie in area doriana si susseguono, ma non succede più nulla di decisivo. E resta solo qualche contropiede e l'ultimo brivido di Maradona, che allo scadere su punizione sfiora l'incrocio dei pali. Risultato giusto oppure c'è la mano di Pagliuca sulla vittoria della Samp? Diciamo che altre volte meritavamo di vincere, oggi magari Napoli meritava di più, però diciamo che non abbiamo rubato niente. Ecco. Con una sconfitta forse in una delle migliori giornate per il Napoli, no? D'accordo? Ma certo, a guardare le occasioni da rete sicuramente c'è da recriminare parecchio per la partita di oggi, però il calcio è anche questo, siamo confortati dalla prestazione generale della squadra, dalla buona salute sia fisica che psicologica e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Certo siamo convinti anche di aver buttato al vento un'occasione direi irripetibile. Sarà una vittoria a tavolino ottenuta dal Napoli a Bergamo con l'Atalanta per un accendino che colpisce alla testa Alemao mentre il Milan pareggia a Bologna a permettere agli azzurri di riagguantare i rossoneri al primo posto in classifica. Avete visto l'episodio che può decidere la lotta per lo scudetto e che farà sicuramente molto discutere. È il 32esimo del secondo tempo, Atalanta e Napoli sono sullo 0-0. C'è un lancio di oggetti in campo sotto la curva atalantina e si è visto qualcosa rimbalzare sulla testa di Alemao e poi cadere per terra. Ecco di nuovo l'episodio. Alemao viene soccorso dal massaggiatore Carmando. Entra Zola al posto del brasiliano che viene portato al reparto neurologico dell'ospedale di Bergamo dove viene ricoverato per 24 ore a causa di un lieve trauma cranico. Il Napoli sostiene che il giocatore abbia perso conoscenza. Alemao viene comunque dichiarato guaribile in un giorno mentre le escoriazioni guariranno in 2 giorni. Il club partenopeo ha comunque presentato riserva scritta all'arbitro. Sentiamo Baroni. Tu eri abbastanza vicino ad Alemao, da che cosa è stato colpito secondo te? Ma io ho raccolto diverse monetine, però Agnolin mi ha detto che aveva già raccolto qualcosa, non so, dicono un accendino, però devo essere onesto, non ho visto. C'erano tante monetine in campo, però io l'ho portato a Agnolin, però mi ha detto che aveva già raccolto l'oggetto che era caduto. Speriamo i 2 punti con questo che è successo a Alemao, perché Alemao in quel momento stava giocando una grandissima partita. Senti, il calcio dà e toglie. Sembra che il Bologna avesse segnato un gol regolare. Purtroppo non ha vinto il Bologna, però a me mi amareggia di più il fatto che non abbiamo voluto, sembra che non abbiamo voluto vincere questa partita perché ci abbiamo conformato troppo con il pareggio. Il risultato dipende ora dal referto di Agnolin che sul professionismo arbitrale non si è sbilanciato. È vero che lei ha dichiarato se le cose andranno male poi diranno siete pagati. No, io non ho detto questo, il problema è molto serio, va discusso a bocce ferme. Io direi che adesso dobbiamo puntualizzare la nostra attenzione sul campionato e su questa fase finale che merita concentrazione e attenzione totale. Poi c'è chi è preposto per fare
per fare altre cose staremo a vedere, insomma, però mi sembra di aver visto e aver sentito che ci sono solo delle ipotesi. La partita non è stata bella. Dopo la pioggia di gol delle ultime settimane, l'Atalanta non vuol perdere la faccia. La squadra di Mondonico non è brillante, ma nemmeno il Napoli lo è. Priva di Careca e Fusi, la squadra di Bigon nella prima parte della gara subisce gli assalti di un'Atalanta molto aggressiva, ma poco lucida in fase conclusiva. Maradona ha dovuto lottare con un contratto che non ha certamente fatto i complimenti. Con Alemao sulla destra e Francini sulla sinistra, con Mauro in mezzo al campo, la squadra partenopea ha cozzato contro un'Atalanta che le ha concesso pochissimo. Bianchi alla fine del primo tempo di Atalanta-Napoli ha visto la partita molto vicina a Ferlaino, non è stata troppo dura però, no? No, per me no, non vedo, io sono qua per vedermi la partita, non per... Senta, chi ha rischiato di più in questo primo tempo? Forse il Napoli in qualche momento della partita? Non mi sembra una partita abbastanza contratta, si studiano molto, si vede che il Napoli è una buonissima squadra, l'Atalanta magari non si esprime ancora ai suoi livelli perché ha subito questi 7 gol, ma l'Atalanta sta facendo un bellissimo campionato, se lo finisce bene ha fatto il suo. Soltanto nella ripresa i bergamaschi hanno lasciato spazio al Napoli, che però non ha avuto la forza, ma soprattutto l'abilità di andare a rete. Le occasioni create sono sfociate in conclusioni poco felici. Per l'Atalanta un bel riscatto, anche se per colpa del cecchino forse tutto potrebbe risultare vano. Il Milan griderà allo scandalo e alla farsa messa in atto da Alemao su suggerimento del massaggiatore Carmando. Ma i media che sosterranno questa tesi colpevolmente dimenticheranno che quella domenica 8 di aprile anche il Milan fu aiutato dalle circostanze. Fu aiutato da una svista dell'arbitro lanese che non vide il pallone scagliato dal bolognese Marronaro oltrepassare di oltre mezzo metro la linea bianca della porta milanista, maldestramente difesa da Pazzagli, come dimostra questo esaustivo servizio della Domenica Sportiva. Maifredi sta vedendo un po' l'azione questa che ha caratterizzato il finale di Bologna-Milan. Ecco Maifredi, che cosa ne pensa? Ma sto guardando, ecco, in questo momento mi sembra che, mi sembra che non ci siano dubbi. Il gol è nettamente dentro, però ripeto, ormai è andata, non serve ritornarci su. L'importante è che la mia squadra abbia giocato come doveva. Come può succedere una cosa così mastodontica, diciamo, il campione italiano? È successo anche in Coppa Campioni, lo sappiamo benissimo, proprio a spese del Milan. È una domanda che bisognerebbe fare ai responsabili degli arbitri, anche perché stanno rivendicando qualcosa di essere portati a fare i professionisti, ma io non penso che questo dipenda dall'essere professionisti o no. Questo dipende forse dall'essere un attimino più fortunati, perché mi sembra che qui il guardalinee in qualche modo potesse essere penalizzato, nel senso che tutto questo gruppo non gli permette la visuale del pallone. L'arbitro chiaramente deve fare affidamento sul guardalinee, per cui direi che sono da scagionare, anche se, ripeto, c'è chiaramente una grossa ingiustizia verso la mia squadra, non voluta chiaramente. Era gol dunque. L'episodio clou di Bologna-Milan è in queste immagini. Liberato da un retropassaggio di Borgonovo, Vaas aveva superato in velocità tutta la difesa milanista e servito al centro l'accorrente Marronaro. Galli aveva dato indietro a Pazzagli e poi la frittata. Il Bologna la vittoria se l'era meritata. Oggi ha disputato forse la sua più bella partita dell'anno contro un avversario che si è presentato chiedendo il biglietto per lo scudetto. Zona contro zona, dal punto di vista squisitamente tattico e tecnico, la partita è risultata gradevole. Maifredi aveva azzeccato, al di là delle singole mosse, la filosofia vincente: aggredire il Milan a centrocampo, non dare respiro a Rijkaard e Donadoni, stringere i rossoneri in un pressing implacabile senza sguarnire le retrovie. Il Milan, bello a sua volta, ha finito col subire le scelte di Maifredi. Ha rinunciato infatti al gioco sulle fasce, ha tentato di sfondare al centro, ma non ha costruito una sola palla gol in 90 minuti. Parafrasando in termini musicali, come sottolineerebbe questa partita? Che c'è un bel background, un bel collettivo in attesa di una solo strepitosa, che francamente devo dire che io sono anche milanista un po', milanista e napoletano, quindi è una lotta fratricida. Comunque vada, il tormento di Lucio Dalla si concluderà in ogni caso con lo scudetto, ma la realtà oggi è quella di un Milan a corto di idee e forse troppo preoccupato di gestire i molti impegni.
Sul terreno reso viscido dalla pioggia, gli unici veri pericoli li ha costruiti il Bologna, giocando umilmente sugli errori altrui. Giordano e Vaas hanno messo a dura prova anche un campione come Franco Baresi. E sul finire, quando Giordano ha lasciato il posto al più veloce Marronaro, il Bologna è stato per cogliere il premio delle proprie fatiche. È Marronaro infatti che sfiora il palo su un servizio di Vaas. Ed è Marronaro che costringe Galli e Pazzagli all'errore di cui si è parlato e di cui si parlerà certamente a lungo. Buonasera Presidente. Buonasera, come stai? Vogliamo non ho voglia di fare proprio una battuta, nemmeno su questa gara, questa gara al di là dell'incidente. La prego, la prego. Grazie. Buonasera signori, buonasera. Allora, alle luci della ribalta per i due allenatori della zona. Oggi molta zona, gioco invece come è andato? Parleremo anche di altre cose. Era una partita difficile perché il Bologna l'ha giocata molto bene. Direi che il campo anche, noi avevamo giocato già su un campo molto pesante, non ci ha aiutato. Nell'ultimo quarto d'ora l'ha visto la nostra squadra sicuramente affaticata. Però bisogna dare meriti al Bologna che è stato molto bravo, aggressivo, ha saputo chiudere bene tutti gli spazi, ha saputo fare il fuorigioco nel modo giusto. Insomma, ci ha creato tutti i problemi che poteva crearci. Complimenti a questa squadra, è stato un pareggio per noi buono perché devo dire che non avremmo meritato di più. Bologna da recriminare un paio di occasioni mi sembra, no? La Moviola è piena questa sera. Abbiamo visto adesso nel replay era nettamente gol, però adesso a un allenatore fa piacere il gioco che svolge la squadra, il resto è un dettaglio, anche se per noi questo dettaglio voleva dire mettere un fiore all'occhiello di questa squadra. Milan, come ti è sembrato dalla tribuna? No, avevamo una partita in mano, ma siamo mai andati in porta. E penso che nessuno ha meritato da vincere in questa partita. Manca un Gullit al Milan? No, perché le altre partite, come ho visto contro il Bayern, il Milan ha giocato molto bene, gli attaccanti hanno giocato molto bene. Basterà un punto alla fine? No, non lo so, oggi ho sentito che Napoli ha pareggiato, ma è uscito un giocatore perché ha preso una accendina sulla testa. Vietato fumare? Non so che lui fuma. Alemao fuma, non lo so, non credo. Comunque non lo so. Scopriremo nelle prossime ore, il mistero. Grazie. Ok. Un Bari veramente mobilissimo e così sin dal sesto minuto è il Bari che tenta di approfittare di qualche incertezza del Napoli, così come in questa occasione Urbano sbaglia il suo tiro, ma il Napoli è presto al contrattacco e con Maradona sfida una porta molto sorvegliata da un portiere dal nome singolare, Drago. Il Napoli, avete visto, quasi si spaventa e dopo un minuto, siamo qui al nono minuto, sempre con Maradona, vedrete quanto si dimostri Drago. È vero, il portiere del Bari che sventa in corner un pallonetto micidiale di Maradona in buona forma oggi. Il Napoli attacca, il Bari approfitta di certi contropiedi, ma è ancora il Napoli ad avere l'iniziativa. Carnevale fa camminare addirittura la palla sulla traversa, ma l'arbitro aveva fischiato il fallo e così aveva annullato anche un gol di Careca per fuorigioco, mi pare. Alcuni tentativi sempre in contropiede del Bari non riescono a sfondare, anche perché forse né Maiellaro né gli altri brasiliani erano in buona forma. Atterrato Crippa in aria, è il 27esimo, Drago stavolta c'ha davanti Maradona per un rigore che Fabbrigatore ha assegnato subito, 1-0 per il Napoli, 27esimo del primo tempo. Continua il Napoli a insidiare Drago, ma Drago riprende vigore e così manda in corner un altro degli attacchi napoletani. E secondo tempo il Napoli comincia a sentire la partita in pugno, si rende conto che l'inseguimento non deve essere soltanto platonico,